Che è successo? Siamo rimasti dentro. E come fai a uscire? Vabbè. Nell'episodio precedente, in seguito a un nostro errore di valutazione, ci siamo trovati con Valentino in panne in mezzo al Rio Oro, un fiume in piena a causa delle piogge dei giorni precedenti. Dopo alcune ore passate nel mezzo del fiume, siamo riusciti a trovare un trattore che ci ha aiutato a tirare fuori il nostro Valentino. Pensate che questa è stata la prima volta che Lucia si è trovata a dover guidare il nostro camion. Cioè, questa era acqua del fiume? Dopo 3 giorni di lavoro sul motore siamo riusciti a tirare fuori tutta l'acqua che era entrata nei cilindri e siamo riusciti a far ripartire il motore. Abbiamo un amico. Che stai facendo, cazzo? Eh? Che stai facendo? Devi andare a casa. Questo è un gatto. È il gatto della finca che sta là dietro. Di un signore da cui siamo andati un paio di volte e che ieri sera ci ha dato anche una bottiglia di Coca-Cola per festeggiare il fatto che il motore è ripartito. E quando sono tornato indietro il gatto mi ha seguito fin qua. Adesso lo riporterò a casa. Dai, su, ti riporto a casa. Andiamo a casa. Dai, vieni. Vamos a casa. Vamos. È questa casa sua. Vamos, vamos. Per evitare problemi al motore, dato che dell'acqua potrebbe essersi miscelata con l'olio, dobbiamo necessariamente cambiare il lubrificante. Per fare questo dovremo andare a Puerto Jiménez per cercare di trovarlo. Siamo pronti? Vamos a Puerto Jiménez. Così vediamo anche come sono diventati i fiumi dopo 4 giorni che non piove. Questo secondo me forse era come facciamo la prima volta. Arriva Mario con la bussetta. Hola. Hola. Via, come sta? Ok. Grazie a te. Questo è Mario che fa l'autista del bus quando i fiumi sono bassi e quindi può venire qua ed è anche meccanico. Più basso. Alla derecha. Molto alla derecha. Molto da dire. Notiamo subito che, come i fiumi si sono alzati di livello velocemente, altrettanto hanno fatto per abbassarsi. Ora i fiumi non sono più alti di 30-40 cm ciascuno, il che ci rasserena notevolmente. Sì, guarda. Meno ondo dell'altro. Anche questo fiume è fatto! Altro fiume, altro regalo. Siamo arrivati a Puerto Jiménez. Villaggione. C'ho zappato si ancora un po' bagnati. Qui in questo negozio che è proprio di fronte alla pompa della benzina abbiamo trovato un olio di quelli a bidone e ce l'hanno venduto a un prezzo abbastanza basso, però non è un olio di grande qualità, quindi adesso metteremo questo, faremo un po' di strada, probabilmente torneremo al confine con Panama, compreremo un buon olio a basso prezzo perché qua gli oli buoni costano un sacco di soldi e cambieremo nuovamente l'olio. Nel frattempo è spuntato il sole, fortunatamente, fa caldo, fortunatamente. Andiamo magari a berci un caffè qua prima di ripartire e tornare indietro. I 20 litri d'olio non è che ce li possiamo portare facendo i guadi e facendo sti 40 km per ritornare al camion. Quindi abbiamo una persona che sappiamo che oggi tornerà a Carate, più o meno dove siamo noi, e ci farà la gentilezza di portarci l'olio nel pomeriggio.
Tra l'altro qua abbiamo incontrato Marvin, un signore che abbiamo incontrato l'altro giorno a Karate, che ci ha dato una candela per il motorino che dovevamo portare noi a Karate. È un intercambio. Esatto. Tu fai il favore a uno, lui fa un favore a te. Facciamo un po' di benzina prima di tornare indietro, perché rimaniamo a piedi. Torniamo a casa, ragazzi, se non becchiamo l'acqua, perché là è grigio. Comunque c'è davvero poco da fare, dobbiamo ammettere che percorrere questi 40 km di strada con la moto è stato davvero divertente. L'avremmo fatto avanti e indietro 2 o 3 volte senza problemi. Cioè, non ti arriva neanche al ginocchio. Non ti arriva neanche al ginocchio. L'altro giorno ti arrivava alle mutande. Ragazzi, ci siamo spostati di circa 2 km, abbiamo parcheggiato Valentino qui davanti a questa finca che è di una signora che abbiamo conosciuto in questi giorni, che ci darà modo di stare qui vicino a lei, perché lei ha una proprietà che si congiunge direttamente al mare e si affaccia su una laguna che deve essere meravigliosa, quindi domani andremo a visitarla. Hanno detto che loro utilizzano anche l'olio usato, quindi lo metterò dentro questi bidoni e glielo darò a loro. Attrezzi. Sapete quanto mi dispiace buttare via questo olio che è cambiato, penso 2000 km abbiamo fatto, non so se li abbiamo fatti così tanti dopo aver cambiato l'olio, però va bene, è successo, mi metto al lavoro. Questo è l'olio che abbiamo comprato messicano, abbastanza economico, sicuramente non è un olio di super qualità, però ci serve per fare 200-300 km, togliere l'ultima acqua, umidità che può essere rimasta dentro e poi mettere un olio buono. Però se non dato questa confezione è comoda, piuttosto che quella enorme. Un gallone è andato, 2 galloni, 3 galloni, 4 galloni. Aspetto un pochino che scenda tutto l'olio e poi faccio il livello. Bene, il cambio l'ho finito, per oggi direi che può bastare. Vedrai? Io? Dove sta? Aqui em Instagram. Ah, sì. Tá com Instagram. Si stanno chiamando da un albero all'altro. ¿Dónde estás? Andiamo a vedere la laguna. Per arrivarci bisogna fare questo percorso in fuoristrada che con la pioggia deve essere anche un pochettino feo, come dicono qua. Vabbè, ma la Jeep mi sembra tosta.
C'ho il bastone anticulebra. Vogliamo provare a fare 2 passi su questa stradina che ci hanno consigliato, che dovrebbe portarci sulla collina che sta da questo lato della strada, però ci hanno detto di stare un po' attenti perché ci stanno i serpenti. Si prosegue sotto il sole cocente, pazzesco. Guarda che caldo. Comunque là in fondo si vede l'oceano. Siamo saliti un bel po'. Lassù c'è un tocano, ma è altissimo e lontanissimo. Qui il bosco si fa sempre più fitto. Lassù invece altissime c'è una famiglia di scimmie. Ne vedo una grande e tutte le altre sono piccoline. Le abbiamo scovate perché ci pioveva roba in testa. Sono veramente alte. C'è un mega serpente, sarà almeno 2 metri. Non vado più vicino di così. È lì. È veramente grosso, è lucido, non dovrebbe essere velenoso, stando a quanto ci hanno detto a Panama. Comunque sta lì a prendere il sole proprio. Questo era bello però, un bel colore. Giallo con le strisce nere. Ah, qua c'era il ragno. Qui dobbiamo stare attenti al ragno, che ha fatto, cioè c'è proprio una tela di ragno che corre da una parte all'altra e il ragno è lì. Il ragno là. Basta non dargli una ragnatela. Effettivamente ci hanno detto che c'erano i serpenti ed era vero. Torniamo in giù. Hola. Quindi ragazzi, adesso andiamo alla scuola di karate, che è una scuola costruita dall'associazione per cui lavora Gabriela, ed è una scuola molto particolare perché è costruita totalmente in bambù. E in questa scuola in questo momento ci sono solo 4 bambini perché la comunità è molto piccola. Qualche anno fa ce n'erano un po' di più, la strada è un po' così, un po' dissestata, ma qui ci siamo già passati col camion, l'avete già vista. Andremo un attimo a vedere l'attività che farà Gabriela con questi bambini e scopriremo un po' che cosa gli viene insegnato. Soy ambientalista, en este país nos vamos a referéndum por petróleo y lo ganan, o sea, lo van a ganar. Entonces sí, estamos como... Pero sí tenemos mucha conciencia ambiental y mucho ambientalismo. Ah sì, No tan lindos, esos de... Ragazzi, questa è la scuola che tra l'altro, siccome qui non c'è l'energia elettrica della rete, è completamente alimentata dai pannelli solari. Il 15 settembre, anniversario dell'indipendenza nazionale, noi eravamo qui. Ah sì. Vamos a vedere nella tua scuola. Chicos, él es Simone y Lucía, ellos son unos italianos que andan recorriendo el mundo en una van. Hola. Molto gusto. Nos van a Karate è un piccolo villaggio che di fatto è popolato solamente da cercatori d'oro. Ad oggi non ci sono molti bambini che vengono in questa scuola, come vedete ce ne sono solo 4. Gabriela farà un'interessante lezione che riguarda l'ambientalismo. Spiegherà ai bambini come costruire dei piccoli sacchetti di carta recuperando dei fogli di giornali che saranno utili, anche quando saranno a casa, per raccogliere la spazzatura. Este lo agarramos acá y ven que aquí para... Y aquí por debajo. A la mitad y aquí totalmente que llegue así. Como guantes, ¿sí? Ciao! Ciao! Ragazzi, stiamo andando a vedere il vivaio delle tartarughe. Andiamo a vedere. Siccome anche qui nella spiaggia di Karate arrivano moltissime tartarughe, per proteggerle nella notte ci sono dei guardiaparco che prendono le uova e le mettono dentro quest'area protetta. E tutta questa scacchiera serve per capire quando sono state messe le uova e quindi sapere anche quando si schiuderanno, in modo tale da venire qui nel momento giusto, prendere
le piccole tartarughine e rimetterle nell'oceano. Deja tus zapatitos aquí. Sí. Ya estos sombreros que yo hice hoy en la mañana, arreglé aquel, aquella, ¿ves? Que son detalles que ya uno tiene que tener para la protección de la bichita. Que no... aquí está. Fecha, numero de huevo, el que sembró. Si lascia lo spazio per camminare attorno al nido in modo tale da non poter scavalcare troppi nidi. Sta dicendo che quando, siccome ad esempio qui ci sono 94 uova, può essere che ne nascano molte meno, tipo 80. Quindi quando sono nate tutte aspettano un po', dopodiché devono fare tipo una specie di esumazione per vedere come mai alcune non si sono schiuse, che tipo di problema hanno avuto. 98 uova. Si sta mettendo a piovere, cosa abbastanza solita qui da queste parti. Que son otros detalles que tengo que hablarles. Estos son nidos protegidos, ¿ves? Ci sono dei nidi naturali protetti. Ok, aquí es todo, ¿ves? Entonces, ¿ve la mar donde viene? Este huevo. Cosa stiamo facendo? Una cosa stranissima. Stiamo preparando l'attrezzatura per andare di nuovo a vedere le tartarughe e a provare a filmarle. Siccome si possono illuminare solo con la luce rossa, allora ci siamo attrezzati, siccome non avevamo torce che facessero luce rossa, con il pennarello rosso abbiamo pittato le nostre torce e ora pittiamo anche il faro della macchina fotografica. Ho pittato per sicurezza anche la luce del cellulare e in effetti fa una bella luce rossa. Se non finisce il pennarello. Perché il faro che useremo con la videocamera è questo faro a LED, uso per fare le riprese notturne. Gli ultimi ritocchi, sperando che il pennarello non mi abbandoni. Secondo me va bene. Luce da tartaruga. Stiamo andando alla spiaggia con i ragazzi dell'Università del Costa Rica per vedere se qualche tartaruga arriva sulla spiaggia e depone le uova. Speriamo. Questa esperienza ci farà capire quanto le sfortune dei giorni passati in realtà si siano trasformati in una grande opportunità. Infatti, alla Finca Rio Oro, dove siamo parcheggiati, arriva l'Università del Costa Rica, che aveva in programma un'uscita davvero molto interessante. Insieme a una biologa, che ci accompagnerà in questa serata, andremo a vedere le tartarughe che depositano le uova. Chiaramente ci saranno delle attività di protezione correlate, che seguiremo insieme alla biologa. Dopo aver camminato circa un'ora lungo la spiaggia, troviamo una tartaruga che deposita le uova e poi riprende la sua strada verso l'oceano. La biologa ci dice che però questa tartaruga ha depositato le sue uova troppo vicino al livello di alta marea, di conseguenza il nido potrebbe essere a rischio. Quindi questo va riposizionato. Dobbiamo recuperare le uova che sono appena state depositate e scavare un nuovo nido un po' più a monte, in modo tale che l'alta marea non comprometta le nuove nascite. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un nido más o menos de la misma profundidad y más o menos la misma forma para encerrar los huevos. Misura la profondità del nido per crearlo della profondità corretta. Ora bisogna contare le uova e rimettere nel buco che è stato scavato a una profondità giusta di 45 cm mi pare. Sigue, sigue. 114 uova. Ora riutilizza un po' della stessa sabbia per coprire il fondo della buca. Echa un poco más de arena y sigue.